Ti svegli ogni mattina più stanco di quando sei andato a letto? Hai superato i 50 e senti che il tuo corpo ti sta tradendo? Ascolta bene. Se anche tu ti trascini tutto il giorno come uno zombie, pensando che sia normale alla tua età, devo dirti qualcosa che quasi nessuno ti ha mai spiegato davvero e che potrebbe cambiarti la vita. Il 73% degli uomini e delle donne over 50 soffre di quello che i medici chiamano sonno frammentato. Ma la vera causa non è l'età e nemmeno lo stress. Tra 6 minuti scoprirai il metodo che ha rigenerato Marco, 54 anni, ingegnere, sposato e padre di 2 figli. In 21 giorni è passato dall'addormentarsi alle 2 di notte al dormire come un bambino e da lì tutto è cambiato. La moglie che evitava di parlargli la mattina, oggi lo aspetta per colazione. La produttività, che stava crollando, ha lasciato spazio a una promozione in attesa, ma soprattutto è passato dal sentirsi spento e demotivato al sentirsi di nuovo un uomo nel pieno delle forze. E se anche tu vuoi tornare a sentirti presente, lucido, vivo, questo video è esattamente quello che ti serve. Ma prima, lascia che ti sveli il grande inganno che ti stanno vendendo sul sonno dopo i 50. Ecco una verità scomoda che nessuno ti ha mai spiegato bene. Non è l'età a rubarti il sonno. Sono 3 errori invisibili che fai ogni giorno, senza nemmeno accorgertene. Una ricerca pubblicata da Harvard nel 2023 ha dimostrato che nell'89% dei casi i disturbi del sonno negli over 50 non dipendono dall'invecchiamento, ma da abitudini sbagliate. Solo che nessuno te lo dice, anzi, ti fanno credere che sia normale, e tu magari ci hai creduto. Vabbè, ho 60 anni, è normale svegliarsi così. No, non è normale, è comune, ma non è inevitabile, perché dormire male non è una condanna scritta nel DNA, è una conseguenza precisa, ripetuta ogni giorno, di gesti che sembrano innocui. Ora immagina questo, ti svegli domattina, apri gli occhi e ti senti riposato. Davvero, la mente è lucida, il corpo è leggero, ti alzi con voglia, non con fatica, e ti viene da sorridere, senza nemmeno sapere perché. È possibile, è reale, ma solo se smetti di fare il primo di questi 3 errori, e quello che stai per scoprire adesso ti lascerà senza parole. Potrei dirti che questo è l'errore numero 3, ma no. Partiamo dal più grave. La luce blu. Ogni sera, alle 21, alle 22, alle 23, distruggi il tuo sonno con le tue stesse mani. Il tuo cervello produce melatonina, l'ormone che ti fa dormire, solo quando percepisce buio. Ma basta un'ora di schermo e quella produzione crolla fino al 68%. È come se ti facessi 3 caffè appena prima di dormire. Dimmi se ti suona familiare. Sei sul divano, scrolli Instagram, magari guardi Netflix. Solo 10 minuti, ti dici. Poi guardi l'orologio. Ed è l'1. Marco faceva così. Ogni sera. Tablet in mano per rilassarsi. E ogni mattina si alzava più stanco di prima. La moglie aveva smesso di parlargli a colazione. Sempre scontroso, sempre spento. Tutto per colpa della luce blu. E tu? Anche tu fai come Marco? Scrolli il telefono prima di dormire? Scrivilo nei commenti con una sola parola. Tablet, Netflix, telefono. O semplicemente colpevole. Vedrai quante altre persone sono nella tua stessa situazione. La verità? Se vuoi dormire bene, devi iniziare a spegnere, prima ancora di coricarti. Ma questo, credimi, è niente rispetto al secondo errore, perché quello che fai a cena, ogni sera, sta letteralmente avvelenando il tuo sonno. Errore numero 2. Quello che mangi dopo le 19 decide come dormirai, e nella maggior parte dei casi stai scegliendo di dormire male. Uno studio pubblicato sul Journal of Sleep Medicine ha dimostrato che i carboidrati raffinati mangiati di sera aumentano i risvegli notturni del 34% e riducono il sonno profondo del 28%. Tradotto? Pasta, pane, dolci, vino, tutto quello che ami ti sta tradendo. Perché mentre tu provi a dormire, il tuo corpo è in modalità digestione attiva
e il cervello non riesce a staccare. Ti riconosci in questo? Torni a casa alle 20, cucini di fretta una pasta o una pizza surgelata, finisci di mangiare alle 21:30, poi ti metti a letto, ma alle 3 di notte ti svegli, con il cuore che corre, la mente che non si ferma. Marco mi ha raccontato: Dottore, ogni notte alle 4 ero sveglio, l'ansia nel petto, la testa piena di pensieri, e intanto mia moglie dormiva beata accanto a me. Mi sentivo solo, vuoto, sbagliato. e la colpa era nella sua cena. Ma aspetta, perché ora arriva l'errore più maledetto di tutti, quello che sta cambiando i tuoi ormoni in silenzio, senza che tu te ne accorga. Errore numero 3, quello che ti ruba il sonno ogni notte. Hai completamente sconvolto il ritmo naturale del tuo cortisolo. Questo ormone, il cortisolo, dovrebbe essere alto al mattino per darti energia e crollare la sera per farti dormire. Ma dopo i 50, se non rispetti alcuni ritmi precisi, il cortisolo resta alto anche di notte. Il risultato? Il tuo corpo pensa che sia sempre giorno. Ti svegli stanco, bevi 2 caffè solo per partire, trascini la giornata e la sera, invece di spegnerti, ti senti strano, nervoso, agitato. È come se il tuo corpo avesse perso l'interruttore del sonno. Immagina Marco, 54 anni, un uomo che aveva sempre dormito bene, ma da un giorno all'altro inizia a svegliarsi 4-5 volte a notte. La produttività crolla, i colleghi gli chiedono se sta bene, è sempre irritabile, confuso. Sua moglie gli dice che russa, che si agita, che è cambiato. Marco si guarda allo specchio e si vede vecchio, ma non per l'età, per la stanchezza che gli ha cambiato il volto. Un giorno, disperato, cerca aiuto e trova qualcosa che non si aspettava. Quello che sto per rivelarti ha cambiato la vita di Marco, ha cambiato quella di migliaia di uomini e donne over 50, e se resterai con me, tra meno di 2 minuti potrebbe cambiare anche la tua, perché il metodo che ha usato è più semplice di quanto pensi e soprattutto costa 0 euro. Marco ha seguito quello che io chiamo il protocollo dei 21 giorni. 3 regole semplici, ma applicate alla lettera. Regola 1. Dopo le 19, schermi spenti. Nessuna eccezione. Niente TV, niente telefono, niente tablet. Solo luci soffuse. E silenzio. Marco ha sostituito tutte le lampadine con luce calda. La prima sera sua moglie ha riso. La terza sera dormiva come non succedeva da anni. Regola 2. L'ultima cena. Proteine leggere, verdure cotte, 0 carboidrati dopo le 18. Il suo piatto preferito? Salmone e broccoli. Dopo una settimana, niente più risvegli alle 3 di notte. Regola 3. Il rituale del cortisolo. Al mattino, 10 minuti di luce naturale entro 30 minuti dal risveglio. Alla sera, 5 minuti di respirazione profonda, seduto nel buio. Niente rumori, niente parole, solo silenzio e respiro. Giorno 21. Marco si sveglia poco dopo le 6, senza sveglia. Si sente lucido, calmo. Si guarda allo specchio e rivede se stesso. Va in cucina. Sua moglie, mentre prepara il caffè, lo guarda e gli dice: Buongiorno tesoro, finalmente sei tornato. Mi mancavi. Non era tornato il suo corpo, era tornato lui, la persona che aveva perso. 2 mesi dopo, al lavoro, riceve una promozione e un aumento. Coincidenza? Io non credo. Ascolta, puoi continuare a trascinarti ogni giorno come hai fatto finora, oppure puoi iniziare stasera stessa. Se anche tu vuoi tornare a dormire come Marco, se vuoi svegliarti di nuovo con energia e voglia di vivere, inizia con la regola numero 1. Alle 19 spegni tutto. Ma prima di farlo, se questo video ti è stato utile, dimostralo con un like. E soprattutto, iscriviti al canale. Perché ogni settimana troverai contenuti concreti, naturali, pensati per chi, come te, vuole ritrovare energia, vitalità e benessere autentico. La verità è questa:
Dopo i 50 non dormi male perché stai invecchiando. Dormi male perché nessuno ti ha mai spiegato come funziona davvero il sonno. Ora lo sai. La tua nuova notte inizia oggi. Non domani. Oggi. E se vuoi fare il passo successivo per sentirti davvero in forma al risveglio, guarda subito questo video che appare adesso sul tuo display. Scoprirai come liberarti da dolori alle gambe, gonfiori e rigidità alle articolazioni e alzarti dal letto leggero e scattante come non succedeva da anni. Clicca subito. Il tuo corpo ti sta chiedendo aiuto. Rispondigli.